Bentornati nel nostro podcast. Nella puntata precedente abbiamo parlato delle professioni e in questa puntata entriamo in un verbo fondamentale, il verbo essere. È il verbo più importante in italiano e oggi lo impareremo insieme. Ciao a tutti! Sì, essere è come to be in inglese. Lo usiamo tantissimo ogni giorno, quindi è essenziale conoscerlo bene. Esatto, Emma. Diciamo sempre cose come io sono Joe, tu sei italiana, lui è simpatico. Senza essere non possiamo proprio parlare. Allora, da dove cominciamo? Beh, partiamo dalla coniugazione completa. Il verbo essere è irregolare, quindi dobbiamo impararlo a memoria. Pronti? Io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Perfetto. Ripetete con noi, cari ascoltatori. Io sono. Tu sei. Lui è. Lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Vedete, non è difficile, ma dovete ricordare ogni forma, perché sono tutte diverse. Esatto. E ora vediamo quando usiamo essere. Il primo uso? Presentarsi e dire chi siamo. Per esempio, io sono Emma o io sono uno studente. È semplicissimo, no? Sì, e possiamo anche dire la nazionalità. Io sono americano, tu sei italiano, lui è francese. Notate che gli aggettivi di nazionalità vanno sempre in minuscolo in italiano, non maiuscolo come in inglese. Ottima osservazione, Joe. Quindi non diciamo io sono italiano con la maiuscola. Diciamo io sono italiano con la minuscola. Questo è un errore molto comune. Perfetto. Il secondo uso, importante. Descrivere caratteristiche e qualità. Per esempio, mia sorella è alta. Il film è interessante. Noi siamo stanchi. Usiamo essere più aggettivo per dire com'è qualcosa o qualcuno. Sì, e ricordate, l'aggettivo deve concordare con il soggetto. Se dico io sono stanca, uso la forma femminile, perché io sono una donna. Se Joe dice io sono stanco, usa la forma maschile. Capito? Bravissima! E c'è un altro uso fondamentale, dire la professione. Per esempio, io sono insegnante, tu sei dottore, lei è avvocato. In italiano, dopo essere, non mettiamo l'articolo. Non diciamo io sono un insegnante. Aspetta, Joe. In realtà possiamo dire anche io sono un insegnante, ma è meno comune. La forma più naturale è io sono insegnante, senza articolo. Però entrambe sono corrette tecnicamente. Ah, giusto. Grazie per la precisazione, Emma. Quindi la regola è senza articolo suona più naturale, ma con l'articolo non è sbagliato. Allora, ora parliamo delle forme negative e interrogative, va bene? Perfetto. Per la forma negativa mettiamo semplicemente non prima del verbo. Io non sono italiano. Tu non sei stanco. Lui non è dottore. Facile, vero? Facilissimo. E per fare domande? In italiano non cambiamo l'ordine delle parole come in inglese. Non diciamo sei tu italiano come are you Italian? Diciamo tu sei italiano con l'intonazione che sale alla fine. Esatto. L'intonazione è tutto nelle domande italiane. Scriviamo uguale ma parliamo diversamente. Tu sei italiano? Punto affermazione. Versus tu sei italiano? Punto domanda. Sentite la differenza? Perfetto. E possiamo anche omettere il pronome nelle domande. Sei italiano? O è dottore? Questo rende la conversazione più naturale e fluida. Gli italiani non dicono sempre il pronome come in inglese. Verissimo. Quindi ricordate, i pronomi in italiano sono spesso opzionali. Diciamo sono Emma invece di io sono Emma. Oppure sei Joe invece di tu sei Joe. Questo è molto importante. Ottimo punto. E ora mettiamo tutto in pratica con una situazione reale. Immaginiamo che Emma e io ci incontriamo per la prima volta a una festa.
Pronti per il dialogo? Prontissima. Allora, ciao, tu sei nuovo qui, vero? Sì, sono nuovo. Mi chiamo Joe. E tu? Sei italiana? Sì, sono italiana. Sono di Roma. Tu di dove sei? Sono americano, di New York. Sei qui per lavoro o per studiare? Sono qui per lavoro. Sono insegnante di italiano. Ah, e questa è la mia amica Maria. Lei è spagnola ed è dottoressa. Piacere, Maria. Allora siamo tutti insegnanti e dottori a questa festa. Voi siete qui da tanto? No, siamo qui da poco. Solo 2 mesi. Ma ci piace molto l'Italia. Le persone sono molto simpatiche e la città è bellissima. Che bello! Spero che vi troviate bene. Allora volete qualcosa da bere? Vedete, cari ascoltatori? Abbiamo usato essere moltissime volte in modo naturale. Sono nuovo? Sei italiana? Sono insegnante? Siamo qui. Sono simpatiche. È proprio ovunque nella conversazione. Esatto. E ora vi racconto una curiosità culturale sul verbo essere in italiano. Sapete che gli italiani usano essere anche per dire l'età? Non diciamo avere come in molte lingue? Ah, ma no, Emma. In italiano diciamo proprio avere per l'età. Ho 20 anni, non sono 20 anni. Questo lo vedremo nella prossima puntata, quando parleremo del verbo avere. Ah, giusto. Hai ragione, Joe. Mi sono confusa. Ma ecco qualcosa di interessante. In italiano usiamo essere per dire l'ora. Sono le 3. È mezzogiorno. In inglese dite it is 3 o'clock. Quindi è simile. Bravissima. E un'altra cosa culturale, gli italiani usano essere moltissimo con le espressioni di luogo. Dove sei? Sono a casa, sono in ufficio, sono al bar. È sempre essere, mai stare in questi casi. Dipende, Joe. Stare si usa anche per i luoghi, ma con un significato leggermente diverso. Sono a casa significa che ci sono adesso. Sto a casa può significare che abito lì. Ma non confondiamo gli ascoltatori, ne parleremo in futuro. Giusto, giusto. Manteniamo le cose semplici per ora. Quindi ricordate, essere per dire dove siete in questo momento. Sono al ristorante, sono in Italia, sono qui con voi. Perfetto. E ora passiamo alla pratica. Siete pronti per gli esercizi interattivi? Prontissima. Primo esercizio, coniugazione. Io dico il pronome, voi completate con la forma corretta di essere. Pronti? Io? Sono. Io sono. Bene. Prossimo. Tu? Sei. Tu sei. Perfetto. Lui? È. Lui è. Ottimo. Noi? Siamo. Noi siamo. Bravissimi. Loro? Sono. Loro sono. Come io sono. Ecco, avete completato la coniugazione. Benissimo. Secondo esercizio. Traduci dall'inglese. Io dico una frase in inglese, voi la traducete in italiano usando essere. Ascoltate bene. I am a teacher. La risposta corretta è io sono insegnante o semplicemente sono insegnante. Ricordate, niente articolo. Prossima frase. You are Italian. Tu sei italiano o solo sei italiano. E ricordate, italiano con la minuscola. Ottimo. Ancora una. We are tired. Noi siamo stanchi. Oppure siamo stanchi e se siete tutte donne dite siamo stanche con la A. Perfetto. Terzo esercizio. Forma negativa. Io dico una frase affermativa, voi la trasformate in negativa. Pronti? Io sono italiano. Io non sono italiano. Oppure non sono italiano. Semplice, vero? Facilissimo. Prossima. Tu sei stanco. Tu non sei stanco. O non sei stanco. Bravissimi. E l'ultima? Loro sono dottori. Loro non sono dottori. Oppure non sono dottori. Perfetto. Eccellente. Ultimo esercizio. Domande e risposte. Io faccio una domanda. Voi rispondete con la vostra situazione reale. Pronti? Di dove sei? Potete rispondere sono italiano, italiana, sono di Roma, sono di New York,
Dite la vostra nazionalità o città. Bene. Prossima domanda. Che lavoro fai? O meglio, sei studente? Rispondete sì, sono studente, oppure no, non sono studente, sono insegnante, dottore, ingegnere. Dite la vostra professione. Potete rispondere sono italiano o sono americano. Sono di Roma. Sono di New York. Dite la vostra nazionalità o città. Bene. Prossima domanda. Che lavoro fai? O meglio, sei studente? Rispondete sì, sono studente, oppure no, non sono studente, sono insegnante, dottore, ingegnere. Dite la vostra professione. Perfetto. Ultima domanda. Sei stanco oggi? Sì, sono stanco o stanca, oppure no, non sono stanco o stanca. Attenti all'accordo maschile e femminile. Bravissimi, cari ascoltatori. Oggi abbiamo imparato tantissimo. La coniugazione completa di essere, i suoi usi principali, la forma negativa e interrogativa e come usarlo in conversazioni naturali. E ricordate, essere è irregolare, quindi dovete imparare tutte le forme a memoria. Ma usandolo ogni giorno diventa automatico, non preoccupatevi. Esatto. Praticate dicendo frasi semplici su di voi. Io sono nome. Io sono nazionalità. Io sono professione. Più parlate, più diventa naturale. E nella prossima puntata continueremo con un altro verbo fondamentale, avere. Impareremo a dire io ho, tu hai e tutti gli usi di questo verbo essenziale. Restate con noi,